Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di GoInvest.it. Io sono Michele, il vostro farmer di fiducia, ed oggi andiamo ad analizzare quella che è la situazione di mercato, una situazione di mercato tragicomica. Abbiamo visto come Luna e UST ci hanno praticamente abbandonati e lasciati proprio male. Anche se questo avvenimento è un avvenimento brutto, bruttissimo, abbiamo perso dei soldi, c'è chi ha perso tanti, ma tanti soldi. E personalmente ho amici che avevano oltre i 10.000 Luna su Anchor Protocol e diciamo è stata una brutta botta un po' per tutti. Ovviamente però questa, essendo una situazione sì molto brutta, ma dobbiamo prenderla in maniera filosofica, quindi bisogna capire e vedere quello che c'è di buono in questa vicenda. Ossia, Luna e UST era un ottimo progetto, è stato un grosso tassello della DeFi dove abbiamo visto come fosse possibile generare ricchezza dal nulla. Io personalmente ero estremamente accanito e bullish di Luna. Anch'io avevo il terrore in UST, infatti avevo strutturato una strategia per proteggersi nel caso in cui si dovesse verificare, in caso in cui si fosse verificato il depeg di UST, quindi andando a depositare USDT e prendendo in prestito UST e utilizzarlo per farmare, un po' diciamo una strategia che fortunatamente un po' mi ha salvato, però ovviamente la gran parte del mio capitale era messa su Anchor Protocol. Sì, mi sono lasciato un attimino abbindolare anch'io da questa cosa, ne prendo atto e ora cerchiamo di, diciamo, andare nella versione 2.0 di questa DeFi, perché ragazzi, questo è proprio secondo me questo avvenimento fa sì che il mondo della DeFi non sia più lo stesso. Quindi ragazzi, dopo questa breve intro, sigla. Eccoci ritrovati ragazzi, allora volevo fare ancora una piccola introduzione allora guardando sui social, su Twitter, su Facebook, su Instagram, sui vari canali YouTube, tutti contro tutti. È il 2018, questo è proprio un bear market, è come se fosse il 2018, cioè praticamente ragazzi stanno andando tutti contro tutti, i Lunatics stanno andando contro tutti, tutti stanno andando contro i Lunatics, i Bitcoiner maximalist contro coloro che detengono Cro. C'è un marasma in giro e bisogna mantenere la calma in queste situazioni. Viviamo una situazione macroeconomica non felicissima, c'è una guerra in atto, c'è un'inflazione incombente, quindi non vedo il motivo per la quale bisogna litigare, ma bisogna più che altro pensare a come andare avanti nel migliore dei modi possibili. Quindi allora io mi sono segnato un po' di punti che volevo toccare e il primo punto che volevo toccare era questo, quindi basta con queste cattiverie. Non so perché, cioè ragazzi, questo dimostra poca maturità, cioè non c'è maturità in questo. Il progetto è fallito? Ho avuto una perdita. Imparo dalla perdita, semplicemente. Il secondo punto che volevo toccare è Crypto.com. Allora, Crypto.com sta facendo un casino. Cioè, ci sono transazioni su transazioni, io ne prendo solo una, in modo tale che comunque si riesca a capire. Allora, questa non è l'unica persona che ha avuto questa tipologia di problema. Ecco, ve lo metto in italiano. Per continuare la saga Crypto.com c'è stato un errore sul prezzo di Luna. Praticamente che cosa sta succedendo? Che le persone hanno acquistato Luna, hanno venduto in profitto Luna e non possono ritirare i profitti, anzi gli vengono tolti i soldi. Quindi non so perché sta succedendo questa cosa, ma se utilizzate crypto.com state lontani da Luna perché ragazzi non so il motivo per la quale sta succedendo questo. Infatti lui praticamente ha acquistato 120 sterline di Luna, 126 sterline di Luna, ci ha guadagnato e voleva ritirare i suoi 844, le 800, no, 1000 Luna. 100, 200, 300 sì, ci ha guadagnato, praticamente voleva ritirare le sue sterline, però a quanto pare non gliel'ha fatte ritirare. E
questo praticamente è stato la sua risposta. Quindi ciao, grazie per averci contattato, eccetera, eccetera. Ok, tu hai tradato l'una in questo range di tempo, quindi dalle 12:40 alle 13:39 e di conseguenza in quel frangente di tempo la quotazione di Luna era incorretta. Io ora non so quale oracolo utilizzi crypto.com, però ragazzi, a me mi sembra proprio una presa per i fondelli. Tralasciando questo, allora volevo farvi vedere il portafoglio, uno dei portafogli più grandi di Bitcoin. Questo è di una persona privata a quanto pare e ragazzi ha tantissimi Bitcoin, proprio tanti, 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 127.000 Bitcoin in questo momento con un bilancio di circa 4 miliardi di dollari. Wow. Ragazzi, non so fino a che punto è un'ottima cosa questa, però vorrei chiamare in causa anche i Bitcoin maximalist. Questo non è una forma di centralizzazione? Ecco, giusto per chiarire, no? Ok, Bitcoin, 100k, to the moon, 1 milione. Sì, ok, perfetto, va benissimo. Diciamo che è tutto bello, è una riserva di valore. Io amo Bitcoin, lo studio dal 2014 studio Bitcoin e penso che attualmente sia la coin, sia la criptovaluta. Ecco, non esistono altre criptovalute eccetto Bitcoin. Il resto penso che siano shitcoin. Assolutamente tutti gli altcoin, compreso Ethereum, sono shitcoin. Il punto è che noi siamo qui per fare un po' di grana, no? Quindi di conseguenza Bitcoin, il risk reward è molto più basso, di conseguenza va da sé che preferisco le shitcoin. Ora, attualmente però, nel caso in cui questo portafoglio decidesse all'improvviso di vendere i suoi 127.000 Bitcoin a mercato, non so fino a che punto riuscirebbe a piazzarli, però probabilmente li piazzerebbe tutti, ma che cosa succederebbe al prezzo del Bitcoin? Ecco, punto di domanda. Questa persona sta continuando ad accumulare Bitcoin. Ha accumulato Bitcoin a 29.000 dollari, a 28.000, a 29.000, a 29.000, a 28.000 e 29.000. Quindi bisogna un attimino cercare di capire il motivo per la quale tutti stanno accumulando. Chiediamocelo. Ecco, diciamo, io sono la persona che vi ha dato la domanda, datevi una risposta. Allora, poi guardiamoci un attimo il grafico di Bitcoin, guardiamocelo sul weekly. Allora, ragazzi, qui c'è poco da dire. C'è poco da dire. E qui siamo. Questo non è in realtà un doppio massimo, però questo qui potrebbe essere visto come un testa a spalle e questo grafico è molto simile sul Nasdaq. Sul Nasdaq è molto simile e allo stato attuale ha praticamente ha rotto questa specie di collo qui. Questo collo l'ha rotto. Quindi nel caso in cui dovesse chiudere la candela settimanale, oggi è domenica ragazzi, lo sto registrando di domenica perché purtroppo sarò impegnato durante tutta la settimana. Quindi nel caso in cui dovesse rompere questa candela, il nostro punto minimo che potremmo toccare sarebbe questo qui. E in questo punto qui, diciamo, ci saranno portafogli come quello che abbiamo visto prima che continueranno ad accumulare. Quindi se tu hai comprato Bitcoin, se stai continuando un DCA, un pack, come lo vuoi chiamare, mi raccomando, continua la tua strategia e non farti prendere dall'emotività. Io attualmente sono fuori dal mercato, assolutamente fuori dal mercato, vedo troppi movimenti strani e sto pensando di rientrare con calma. Proprio perché ci sono dei movimenti che a me non piacciono assolutamente. E vorrei rientrare con
su una coin, una shitcoin che ti farò vedere dopo, che vi farò vedere dopo, ma soprattutto su Bitcoin. Quindi aperta e chiusa parentesi. Allora, questo qui lo chiudiamo. Allora, Tron, USDD 30%. Ok, non hai imparato nulla da Luna, Luna ti ha dampato addosso, non hai imparato nulla. Sì, ho imparato. Il problema è che sono qui per poter fare soldi. Di conseguenza, un'occasione. Allora, ci sono tante persone che stanno shortando Tron in questo momento. Io penso che l'unica cosa da fare con Tron non sia shortarla. Oppure, se la shortano, ben venga, perché nel momento in cui c'è Justin Sun, che a me non piace tantissimo, sono sincero, immette liquidità all'interno di USDD e la supply di Tron viene tolta, il prezzo di Tron potrebbe salire e di conseguenza liquidare gli short. Quindi questa liquidazione degli short potrebbe far aumentare ancora di più il prezzo. Quindi, ok, che cosa fare? Io personalmente sto pensando di entrare. Non sono consigli finanziari, ovviamente devi fare i tuoi sempre do you own research. Non credermi quando ti dico una cosa, tu non devi credermi. Ok, allora qui però ci sono, ecco, 38 miliardi di USDT su Tron, questa è la Tron Scan. Sul Tron Scan ci sono 38 miliardi di USDT. Che cosa ci fanno questi 38 miliardi di USDT? Non lo so. Vogliamo vedere USDC? USDC ci stanno altri 1 miliardo di USDC. Vogliamo vedere TUSD? Vediamo quanti TUSD ci sono. 378.000 TUSD. Non sono tantissimi, però sommati tutti ci sono circa 40 miliardi di dollari in TRC. E attualmente questi soldi, secondo me, non stanno altro che aspettando questa qui, USDD, con il suo 30% garantito da Justin Sun. Vedremo quale sarà la sua metodologia per guadagnare questo 30%. Io sinceramente non ho idea, non ci sono ancora informazioni in merito, però la cosa che mi fa impressionare è questa. Allora, che allo stato attuale, dal 1 maggio, oggi è il 15, sono entrati circa 300 milioni di dollari, che non significa nulla, non vuol dire niente, però domani uscirà il 30% di APY, dovrebbe essere domani, quindi vediamo come si muoverà la situazione, vediamo. Io sinceramente non sono, penso che Tron proprio come criptovaluta, quindi TRX, sia, non sia malvagia come cosa. Non sia malvagia, io penso che possa far bene in termini di prezzo, non di valore, attenzione. Per me, già vi ho parlato del valore che io ho attribuito a questa criptovaluta. Il valore praticamente è la copia di Ethereum con una stablecoin algoritmica tipo Terra. Anche se Justin Sun comunque ha detto io riuscirei a garantire questa cosa. Mm, non lo so, dubito fortemente che riuscirebbe a mantenere una cosa del genere. È vero, c'ha tanti soldi, però ragazzi, allo stato attuale, diciamo, è meglio evitare di pensare che un protocollo come questo sia sicuro, ok? Quindi mi raccomando, fate le vostre opportune considerazioni e non credetemi mai. Quindi ragazzi, questo era un video recap fatto di domenica e voi lo vedrete probabilmente o domani o martedì, in modo tale che inoltre l'offerta in circolazione è diminuita da 101 miliardi a 98 miliardi. Attenzione Tron. Comunque ragazzi, bando alle ciance. Iscriviti al canale se il video ti è piaciuto, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi di Tron e di tutto quello che ho detto, soprattutto di Bitcoin. E niente ragazzi, per questo video era tutto da goinvest.it.